Idea per una borsa mare super facile e veloce. Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Kate ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa facile e veloce, anche se è una borsa abbastanza grande. Si tratta della Maxi Bag Vanessa, un progetto che secondo me è facilissimo anche per le principianti. Il punto di lavorazione permette di far crescere la borsa veramente in tempi rapidi. Ho lavorato infatti tutto il corpo borsa a punto V, alternando queste due colorazioni che trovo bellissime insieme. Ho applicato una coppia di manici in bambù, ma in base alle esigenze e ai gusti potete cambiarli. Abbiamo una base ovale 30x10, quindi una borsa bella capiente, e per realizzare questa borsa ho utilizzato Amore Corda 2 mm di Borgo dei Pazzi, utilizzando, come vi ho già detto, queste due colorazioni bellissime. Comunque qui in basso e nella descrizione in basso al video vi lascio il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro, valido su tutto il sito e sempre attivo, quindi valido su tutti i prodotti presenti sul sito, dove troverete sia il filato che ho utilizzato che la base, ma troverete anche tanti altri accessori, quindi manici, fodera abbinata, chiusure, insomma c'è un po' di tutto. Io non l'ho foderata e non ho messo nemmeno chiusura perché l'ho pensata per il mare, io me ne sono innamorata e credo che diventerà la mia borsa ufficiale per il mare. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Se cercate la versione per mancini e lo schema scritto lo trovate sul mio blog kateandmade.com. A questo punto non ci dilunghiamo più di tanto perché, come sempre, vi ho spiegato tutto durante il tutorial. Vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facilissimo e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò queste due colorazioni del filato Amore Corda 2 mm. La colorazione principale della borsa sarà la 723, mentre la colorazione secondaria sarà la 904. Il quantitativo in grammi preciso lo troverete indicato qui in alto. Utilizzerò una base ovale 30x10, una coppia di manici in bambù, uncinetto numero 3 per la base ed uncinetto numero 3,5 per la lavorazione del corpo borsa, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base e come sempre ci agganceremo nel foro centrale del lato più corto. Per la lavorazione di questo primo giro all'interno dei fori della base utilizzerò l'uncinetto numero 3 che entra facilmente all'interno dei fori, poi passerò ovviamente all'uncinetto più adatto a questo filato. Io mi trovo benissimo con l'uncinetto 3,5, quindi intanto ci prendiamo il nostro cordoncino. Il mio colore principale sarà quello neutro, color corda, quindi vado a fare un cappietto iniziale lasciando la codina finale un po' più lunga che mi servirà al termine del giro per chiudere in maniera invisibile. Se volete chiudere appunto bassissimo normalmente potete anche fare un cappietto normalissimo, quindi faccio il cappietto e ci andiamo ad inserire nel foro centrale del lato più corto, quindi mi inserisco con l'uncinetto, prendo il filo e me lo porto all'esterno in questo modo. Faccio una catenella che funge da prima maglia bassa, quindi questa sarebbe la prima maglia bassa del giro. Lavoro all'interno di questo foro una seconda maglia bassa, poi mi sposto nel foro successivo dove lavorerò altre due maglie basse, una e due, foro successivo 2 maglie basse, foro successivo 2 maglie basse e quando mi ritrovo esattamente nell'angolo, quindi nella parte più stonnata della base, in questo foro vado a lavorare un aumento, quindi all'interno di questo foro lavoro 3 maglie basse, una, due e 3. In questo modo avremo reso il lavoro più morbido. Adesso possiamo procedere lavorando 2 maglie basse in ogni foro sottostante fino ad arrivare nel prossimo angolo, quindi dove
vediamo il fondo più stondato. Esattamente in questo foro qui andremo a ripetere lo stesso procedimento, quindi 3 maglie basse, poi continuiamo lavorando 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare nel prossimo angolo. Quindi questo foro qui, vedete, si trova proprio nell'angolo, lavoriamo un altro aumento, quindi 3 maglie basse, procediamo lavorando 2 maglie basse in ogni foro, ultimo angolo, ultimo aumento, 3 maglie basse nello stesso foro e poi andiamo ad ultimare lavorando 2 maglie basse in ogni foro. Quindi ora procediamo in questo modo, lavorando 2 maglie basse in ogni foro e facendo gli aumenti in ogni angolo, e ci rivediamo al termine del giro. Ultimo foro da lavorare, lavoriamo la prima maglia bassa normalmente e la seconda la lavoriamo prima di tutto con il filo collegato al gomitolo, quindi facciamo il primo passaggio con questo filo, ma la chiudiamo con la codina che abbiamo lasciato più lunga all'inizio. Quindi andiamo a prendere questo filo, chiudiamo le asole e la portiamo fuori. In questo modo ora andiamo a chiudere con asola di chiusura, ci inseriamo con l'ago esattamente in questo punto qui, rientriamo nell'ultimo punto lavorato e questa sarà la chiusura invisibile. Poi si blocca il filo all'interno del lavoro ed ora dovremo procedere con il corpo borsa. Passiamo dall'uncinetto 3 al numero 3,5 e ci inseriamo nel punto dove abbiamo il filo, quindi mi inserisco qui, prendo solo la metà catenella esterna in questo modo, prendo il filo e faccio una catenella. Questa sarà la prima maglia bassa del giro. Procedo punto nel punto successivo, mi inserisco prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa e procedo così per ogni punto del giro. Lavoro una maglia bassa in ogni punto, maglia bassa in costa, non faccio aumenti, però se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente sempre negli angoli, come vi dico sempre. Quindi in questo caso vi consiglierei esattamente nel punto centrale dei 3 che abbiamo negli angoli. Una volta che avremo terminato il nostro giro dobbiamo andare a chiudere con chiusura invisibile. Se siete più comodi potete chiudere con punto bassissimo, ovviamente vi consiglio sempre la chiusura invisibile per evitare la linea verticale che si potrebbe creare. Quindi tiriamo su l'asola, ci andiamo ad inserire in questo punto qui, non in questo, ci inseriamo dall'interno verso l'esterno, prendiamo questa asolina, ce la portiamo all'interno in questo modo e poi ci andiamo ad inserire proprio alla base di questa asola che abbiamo portato all'interno dell'asola, tiriamo il filo per chiudere il punto, prendiamo il filo e facciamo una catenella, aggiungiamo altre 3 catenelle e queste fungeranno da prima maglia alta più catenella di separazione, perché adesso andremo a lavorare il nostro corpo borsa a punto V e il punto V si compone di una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso punto. Quindi ora noi abbiamo 4 catenelle che fungono da prima maglia alta più catenella di separazione, andiamo a lavorare nello stesso punto di base un'altra maglia alta, in questo modo saltiamo 2 punti, 1 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta,
saltiamo 2 punti, 1, 2, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta e procederemo in questo modo per tutto il giro. Bene, ho terminato il mio giro, mi avanza un solo punto anziché 2 perché questo punto andrebbe lavorato su un multiplo di 3, però un punto non fa differenza, quindi chiudo normalmente con una maglia bassissima nella terza catenella delle 4 iniziali, quindi conto 1, 2, 3, mi inserisco, devo chiudere a maglia bassissima ma lo faccio con il secondo colore perché io andrò ad alternare i colori ad ogni giro. Ovviamente se lavorate con un solo colore questo passaggio non sarà necessario, chiuderete direttamente a punto bassissimo e ripartirete con un nuovo giro. Quindi mi inserisco nella terza catenella delle 4, prendo il secondo filo e vado a chiudere a punto bassissimo. Ora mi inserisco esattamente nello spazio di una catenella di questo primo modulo e faccio una maglia bassa in questo modo. Nel mentre mi nascondo anche i fili, mi inserisco poi nella solina esterna di questa maglia bassa e faccio un'altra maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Faccio una catenella, una maglia alta nello stesso spazio in questo modo, poi procedo, passo nello spazio successivo. Vedete, qui abbiamo la V, noi ci inseriamo in questo spazio e lavoriamo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso spazio. Spazio successivo, dobbiamo calcolare sempre la V, non questo spazio qui tra una maglia alta e l'altra, ma la V, lo spazio, ci inseriamo e lavoriamo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta nello stesso spazio. Quindi il procedimento resta lo stesso, con la differenza che adesso è ulteriormente più semplice perché dobbiamo andare a lavorare il modulo di una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, quindi la V, all'interno della V sottostante, quindi non dobbiamo fare più calcoli particolari, ma procediamo semplicemente lavorando il modulo all'interno della V sottostante. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro, poi al termine del giro vi faccio rivedere il cambio colore e poi vi lascio continuare da sole. Terminato anche questo giro dobbiamo rifare il cambio colore, quindi vado a chiudere con maglia bassissima esattamente in questa prima maglia alta, mi inserisco e devo prendere il primo colore che io per sbaglio ho portato fino qui, ma dobbiamo lasciarlo esattamente dove chiudiamo il giro, magari lo blocchiamo nel primo punto, però poi lo lasciamo in corrispondenza della chiusura del giro. Quindi prendiamo il filo, ce lo portiamo all'esterno e chiudiamo con maglia bassissima in questo modo. Poi ripartiamo sempre nello stesso modo, ci inseriamo nello spazio, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa, ci inseriamo nell'asola esterna della maglia bassa e lavoriamo un'altra maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta. Facciamo una catenella, una maglia alta nello stesso punto, quindi nello stesso spazio, in questo modo, poi ci spostiamo nello spazio successivo, quindi questa è la V, questo è lo spazio, e lavoriamo una maglia alta, una catenella ed una maglia alta, poi spazio successivo, maglia alta, catenella e maglia alta,
e si procede così per tutto il giro e per tutti i giri successivi, ovviamente alternando i colori se stiamo alternando i colori, altrimenti se la state lavorando in tinta unita vi basterà semplicemente chiudere il giro e ripartire con un nuovo giro. Qui in alto troverete il totale di giri insieme alla misura in centimetri. Per il totale di giri ovviamente si parte dal primo giro di punto V fino all'ultimo. Se non vi trovate con il numero di giri, seguite tranquillamente la misura in centimetri. Quindi a questo punto si procede in questo modo per tutto il corpo in borsa, quindi ci rivedremo al termine per vedere come procedere. Voglio darvi un ulteriore consiglio: se vedete che la vostra lavorazione tende ad andare verso l'interno e quindi la base tende ad imbarcarsi in questo modo, vi basterà semplicemente ammorbidire la lavorazione e potete farlo ovviamente tenendo una mano più morbida senza stringere troppo i punti, ma cambiando anche l'uncinetto, quindi magari utilizzare un uncinetto più grande. Ora stiamo utilizzando il 3,5, potete utilizzare il 4 e il 4,5, tanto comunque sono gli uncinetti che sono consigliati sull'etichetta, quindi si possono lavorare tranquillamente anche con un uncinetto più grande. Quindi procediamo in questo modo e poi ci rivediamo al termine. Bene, lavorati tutti i giri, ne ho lavorati 19 ed ho raggiunto un'altezza di circa 27 centimetri. Quindi a questo punto terminerò qui la lavorazione a punto V, ma andrò a fare comunque un ultimo giro di rifinitura a maglia bassa. Quindi ho già chiuso il mio giro con maglia bassissima. Faccio una catenella che sostituisce la prima maglia bassa sulla prima maglia alta, poi mi inserisco nello spazio formato dalla catenella e lavoro una maglia bassa, punto successivo, quindi maglia alta successiva, lavoro una maglia bassa e procedo così lavorando una maglia bassa su ogni punto sottostante, ovviamente catenella compresa. Terminato il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con la sola di chiusura. In questo modo avremo terminato il corpo borsa. Bene, una volta lavorato tutto il corpo borsa, a questo punto se vogliamo foderare possiamo foderare, però prima di foderare applichiamo tutti gli accessori che abbiamo intenzione di applicare nel caso vadano montati anche all'interno. Per esempio nel mio caso io devo applicare i manici tramite questi anelli che comunque vanno fatti passare attraverso la lavorazione, quindi se volessi foderare dovrei comunque in ogni caso prima applicare gli accessori. Questa borsa non sarà foderata, ma comunque nella descrizione in basso al video e nella i qui in alto troverete il tutorial dedicato alla fodera, non di questa borsa ma è un tutorial generale dove vi mostro il mio modo di foderare la borsa in maniera super semplice e perfetta anche per le principianti. Quindi a questo punto mi dedico all'applicazione del manico, che farò in modo semplice perché ho già i miei agganci. Se non avete gli agganci potete utilizzare i moschettoni e potete utilizzare ovviamente anche altre tipologie di manico. In questo caso sarebbero bene anche quelli rotondi in bambù o in legno, oppure se preferite una borsa più comoda potete applicare dei manici in finta pelle messi su entrambi i lati per poterla indossare a spalla, oppure un manico unico lungo da applicare sui due lati, quindi un monomanico. Quindi devo centrare innanzitutto i miei manici, quindi vado a posizionarlo e poi mi prendo la misura sui lati, vedo se è la stessa su entrambi e vado a fissarlo direttamente. Prendo l'aggancio e lo faccio passare ovviamente attraverso la lavorazione. In questo caso entro
all'interno della lavorazione, in questo modo, proprio nel punto V dove c'è lo spazio di una catenella. In questo modo prendo il manico e poi vado ad avvitarlo, semplicissimo. Faccio la stessa cosa anche sull'altro lato, vado ad inserirmi esattamente qui, prendo l'aggancio, lo faccio passare attraverso la lavorazione e poi lo vado ad avvitare. Ovviamente poi ripeterò lo stesso procedimento anche per l'altro manico sull'altro lato. Bene, questo sarà il risultato finale. Io sono super soddisfatta, adoro questa combinazione di colori e questa borsa diventerà ufficialmente la mia borsa mare. Me ne sono praticamente innamorata appena l'ho terminata. Questi manici li trovo perfetti, trovo perfetta la borsa, seppur semplice, perché in realtà è una borsa semplicissima. Ho semplicemente lavorato un punto V su una base, ho tirato su, non ho fatto chissà quale particolare lavorazione, però io adoro le cose semplici. Ultimamente mi sto dando molto a progetti super semplici, però spero che comunque vi piacciono lo stesso e che comunque possano essere utili soprattutto alle principianti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete più piccola, più grande, se cambiereste i manici. Scrivetemi giù nei commenti che io vi leggo sempre. Per questo progetto ho utilizzato, come vi ho detto all'inizio, Amore Corda 2 mm di Borgo dei Pazzi. Se vi interessa lo trovate sul sito di Borgo dei Pazzi, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni. Vi lascio anche il mio codice sconto di 5 euro che è valido su tutto il sito e sempre attivo. Sul sito troverete comunque anche la fodera per poterla abbinare, stessa colorazione. Troverete anche la base e altre tipologie di manici, quindi volendo ci sono anche gli accessori. Se cercate lo schema scritto e la versione per mancini la trovate sul mio blog kateandmade.com. Detto questo, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!